Salve a tutti, oggi vi porterò alla scoperta della tavolozza migliore per dipingere. Premesso che pennelli, i colori e anche il supporto su cui si dipinge sono indispensabili, la tavolozza non lo è, anche perché si potrebbe, per esempio, come in questo caso, prendere la nostra tela e supporto, mettere direttamente i colori e stenderli, magari anche lavorando anche a spatola. In realtà è sicuramente comoda perché ci permette di avere tutti i colori poi a portata di mano e stenderli per poterli combinare, stenderli e altro. Consente quindi la tavolozza di mescolare i colori. Qual è la tavolozza migliore in base al materiale che vogliamo usare? La tavolozza classica è questa che vedete, in legno, generalmente di faggio, e serve principalmente per i colori a olio. Spesso non ha necessità di essere trattata, altrimenti se vedete che assorbe il colore, viene assorbito troppo il colore, è meglio fare un trattamento o con olio di lino, o se no mettendoci direttamente della vernice, verniciando la vostra tavolozza. E allora ci chiediamo, ma sono meglio quelle in plastica, quelle in ceramica o altro? Allora, il legno è sicuramente indicato per l'olio, ma anche per la tempera. Quelle in plastica, oppure come questa, oppure quelle in ceramica, un piattino va benissimo. Ecco, queste hanno il vantaggio che non assorbono il colore, no? E quindi sono indicati per colori che vengono abbastanza diluiti in acqua, e per questo, per esempio, sono utilissimi anche nell'acquerello. Per quanto riguarda la forma e le dimensioni, sicuramente più la tavolozza è grande e più è il numero di colori che potremo disporre sopra e lavorare. Più la tavolozza invece è piccola, però diventa sicuramente molto più maneggevole. Vedete, una tavolozza più piccola tipo questa. Però qual è un'altra differenza? È importante l'impugnatura. Vedete, queste hanno un'impugnatura per poter essere tenute bene, vedete, e quindi queste sono più facili da utilizzare, più piccole, e poi anche la forma, se le prendete rettangolari i colori ci stanno più colori, se le prendete stondate sono sempre più maneggevoli, però ci stanno sicuramente meno colori, e questi grandi, diciamo, sono più ingombranti e servono più per tra virgolette professionisti. Mi raccomando, non usate mai il piattino di plastica. Se volete delle tavolozze usa e getta, vi consiglio per esempio questi fogli qui che vanno bene per l'olio. Ce ne sono di vari tipi, vedete, si possono utilizzare e si staccano e si buttano via volta a volta che uno ha fatto il dipinto. Altrimenti io vi consiglio tavolozze in plexiglass, o meglio ancora, io mi sono preparata e uso spesso una tavolozza di vetro. Del vetro semplicemente, logicamente state attenti che non tagli, potete prepararlo anche prendendo semplicemente quelle cornici a giorno dove si mettono le fotografie. Sotto ci mettete un foglio bianco, perché ecco, anche il colore della tavolozza è fondamentale. Non prendete colori sgargianti, tipo chi usa i piatti, a volte li ho visti stendere il colore su piatti rossi, è logico, questo ci falsa la nostra sensazione, no? Allora voi potete prendere insomma una di queste cornici a giorno, mettere un foglio sotto, mettere il vetro, fissarla, e qui potete stendere il colore. Sotto riuscite a vedere bene, avendo la base bianca, il colore che tutte le volte stemperate, diluite, e il colore che formerete. Queste inoltre sono facilmente pulibili, perché ecco, il colore qui scivola via bene. Le tavolozze classiche per i colori a olio, acrilici e gouache sono generalmente di forma piatta, però vi volevo dire che esistono anche, per esempio, per gli acquerelli, come abbiamo visto, queste in plastica, ma anche addirittura gli acquerelli. Scoprite che ci sono già queste specie di scomparti dove voi potete mettere e stendere il colore nell'acquerello. Però vi volevo far scoprire anche un'altra palette per acquerelli che io trovo sensazionale, perché
ci permette di essere utilizzata da due parti. Dal lato liscio può essere usata per acquerello, anche questa se noi utilizziamo comunque una tavolozza con degli scomparti, e questa liscia può essere usata quando l'acquerello lo teniamo meno diluito, perché è logico, se mettiamo troppa acqua ci vuole una superficie incurvata, allora può andare bene anche un semplice piattino di ceramica. Però qual è la novità di questa palette di colori della Caran d'Ache? È che ha una parte anche ruvida, e direte voi, a cosa serve la parte ruvida? Bene, serve, per esempio queste sono matite acquerellabili, possono essere strofinate sopra e il colore che qui rimane può essere poi utilizzato bagnando, e praticamente stendendo il colore poi diventa una tavolozza da acquerello. Faccio subito vedere, vedete, poi il colore può essere prelevato e poi steso come un normale acquerello. Grazie per avermi seguita.